Ciao, sono Fiorenzo Benvenuto. Insieme a Marco Laudato e Gerardo Ferrari abbiamo avuto l'onore di riaprire il Vicolo della Neve da più di un anno, ristorante trattoria storica di Salerno. Il sentimento da cui nasce l'idea della realizzazione di questa realtà. Questa realtà è una realtà che basa le sue origini da più di 100 anni, quindi è una storicità molto importante che appena ci è stata data la possibilità di riaprirla, non ci abbiamo pensato nemmeno un secondo, perché la storia di questo locale, come ti dicevo, è una storia importante fatta di persone che hanno vissuto, che sono state tra queste mura e hanno creato quello che poi adesso è il Vicolo della Neve. Qual è stata la persona più influente durante il suo percorso lavorativo e culturale? Mio padre. Mio padre perché è una persona che, pur facendo il direttore di banca, quindi tutt'altro, ma mi ha dato dei valori basici che riporto ogni giorno, cerco di riportare ogni giorno. Quindi al di là del lavoro che faccio, che non è lo stesso di quello che faceva mio padre, ma credo molto nei valori e lui me li ha trasmessi. Ed una persona invece che ha influenzato la tua cultura culinaria. Bella domanda, non c'è solo una persona perché il settore ristorazione è molto ampio, quindi ogni giorno c'è qualcuno che ti influenza, qualcuno che ti fa aprire gli occhi. Dare solo una persona sicuramente è difficile, individuare solo una persona è molto difficile. Penso che io poi vengo più forse dal mondo del vino rispetto al cibo, quindi lì anche il parlare con i produttori, la loro visione, la loro attitudine di fare il vino pure ha inciso molto, incide sempre ogni giorno, quindi la risposta è sicuramente non c'è qualcuno, ma ce ne sono tanti. Può descriverci in poche parole il suo concetto di storia della gastronomia? Bravi, belle queste domande. Allora, storia della gastronomia parte sicuramente dal rispetto delle tradizioni. La cucina antica, la cucina di tradizione è una cucina che veniva fatta da anni e anni, quindi la cosa più importante è cercare di tramandare quella cucina che è nata tanti anni fa, tramandandola però rispettandola, cercando soprattutto di adattarla ad oggi, perché è impensabile fare una cucina come si faceva anche 50-60 anni fa, è impensabile. Quindi l'esigenza è quella di adattarla ad oggi, senza però perdere quel filo conduttore, che appunto è la tradizione, e cercando di mantenere i valori di una volta. In che modo la sua persona è legata al luogo in cui è nata questa attività? Io sono di Salerno, nel mio sangue scorre sangue granata, granata in tutti i sensi, non solo calcistici, perché poi il calcio come la città è un senso di appartenenza importante, quindi il Vicolo della Neve è il ristorante più antico di Salerno, quindi. 3 parole per esprimere la tua passione per la cucina. 3 parole. Identità, rispetto, che c'è sempre, e visione, per quello che dicevamo prima, quindi di guardare anche avanti. Crede che il suo percorso lavorativo e culturale possa definirsi completo o è ancora in continua crescita? No, in continua crescita assolutamente, completo è impossibile, completo nemmeno 80 anni si è. Bisogna mettersi sempre in discussione in tutti i lavori, ancora di più nel nostro lavoro, quindi assolutamente io sono in continua ricerca di migliorarmi e quindi per migliorarsi c'è bisogno di confronto. Il confronto è fatto con tutte le persone del nostro settore che ti danno sempre qualcosa in più per crescere. Facciamo un salto nel passato. Come ha affrontato la pandemia Covid e quante difficoltà ha portato alla storia del ristorante? Su questa domanda il ristorante non era di nostra gestione nel periodo del Covid, però posso dirti che ahimè il Covid forse ha dato una battuta finale alla vecchia gestione, perché Don Matteo, personaggio storico che ha gestito il ristorante e secondo me ci seguirà anche in questa video intervista, perché lui tutto quello che è il Vicolo della Neve lo intercetta e lo segue perché per lui è importantissimo, semmai glielo inviamo anche, gli faremo un grande piacere. Forse quel momento della pandemia a lui gli ha dato, diciamo, è stata una botta finale per dire non riesco ad andare più avanti per via dell'età,
per via di diversi acciacchi fisici, e quindi la pandemia sicuramente ha creato un disagio a questo ristorante, che è stato chiuso per 3 anni circa, quindi ha dato tanto. Personalmente la pandemia è stato un momento tremendo, perché ha tolto quello che per noi è vita, cioè il contatto con le persone, perché noi viviamo di questo, di empatia, di dialogo, di confronto, ed è stato un periodo veramente orrendo. Dopo alcune ricerche abbiamo scoperto che il ristorante all'epoca era anche un luogo di ritrovo per i commedianti dopo il teatro, costituendo un pezzo fondamentale della storia di Salerno. Lei sente ancora vicina questa storia, questa tradizione? Dopo la nuova riapertura, cosa trova, tra virgolette, di diverso? Guarda, sì, c'è ancora il dopo teatro. Ieri ad esempio ci sono state delle persone che sono venute dopo il teatro, quindi questo è rimasto. È rimasto anche una cosa che mi fa molto piacere, quello che questo posto è sempre stata una trattoria del popolo, un ristorante che equipara tutti. Qui dentro trovate tutto, potete trovare dall'onorevole alla persona più umile del mondo, e per noi è tutto paritario, quindi questo è rimasto in segno continuativo ed è per noi importante. Per quanto riguarda poi la storia di questo ristorante, come vi dicevo, è stato fatto di artisti, è stato fatto di poeti. Ricordiamoci che Alfonso Gatto qui ha vissuto parte delle sue serate scrivendo poesie che ancora adesso sono rimaste segnate nella storia, e anche oggi abbiamo la fortuna di ospitare diversi attori, poeti, rapper, perché poi bisogna anche guardare questa, l'arte cambia, come dicevamo prima della cucina, come la cucina cambia, evolve e si aggiorna, io dico, anche l'arte. Pensare adesso, l'arte anche per me è un rapper che scrive in questo modo e fa la musica in questo modo. Non bisogna avere una visione cioè non bisogna guardare tutto come se quello prima era meglio e quello che verrà dopo è sbagliato. Anche per voi ragazzi giovani, che avete bisogno di avere una visione diversa e una prospettiva diversa. Quindi questo infatti è il messaggio che noi abbiamo dato, di non far diventare questo ristorante un museo, perché non è un museo. Quanto incide sui vostri piatti il concetto di dieta mediterranea? Tantissimo, assolutamente. L'ingrediente principale è sempre, noi cerchiamo di lavorare sempre con una materia prima di territorio, cerchiamo di dare molta importanza all'olio. L'olio è qualcosa che un grande chef mi diceva: l'olio non è un condimento, ma è un alimento. Se si parte da questo, già secondo me si inizia a fare una cucina sicuramente mediterranea. E poi influenza tutto, è impensabile, al Vicolo della Neve non troverete mai lo speck, non troverete mai prodotti che non siano di territorio e quindi della nostra storia. Il menù più recente predilige un'alimentazione di mare, di terra o mista? Prima il Vicolo della Neve aveva una ristorazione principalmente di terra, adesso noi di terra e di verdure. Adesso noi stiamo inserendo piano piano anche del pesce, quindi diciamo che è misto. Lavoriamo anche su dei fuorimenù, quindi in questo caso in base al pescato. Lavoriamo dei prodotti, mi piace dirvi ad esempio le telline, non so se voi ragazzi, ok, che mia nonna faceva in continuazione e poi si sono perse. Uno spaghetto con le telline le trovate tranquillamente qui quando abbiamo le possibilità di averle. Il vostro metodo culinario si avvicina ad una cucina tradizionale, ma presenta qualche innovazione? Quello che dicevamo prima, l'innovazione ci deve essere, l'innovazione è alla base di tutto, la tradizione con l'innovazione, non solo tradizione, non solo innovazione, quindi non estremizzazione della cucina, perché in un posto del genere non sarebbe rispettoso del passato. Quindi quando andiamo a fare innovazione, l'innovazione è anche un mantenimento di un alimento. Bastava pensare, prima non venivano usati gli abbattitori, adesso l'abbattitore utilizzato a fini conservativi può significare tanto, quindi l'innovazione passa anche da questo. Nel menù cade l'occhio su un piatto molto particolare, non presente in tutti i classici menù, ma soprattutto con protagonista un ingrediente storico e simbolico, la cosiddetta Milz. Cosa rappresenta la Milza e come viene preparata? Allora, la Milza è il piatto salernitano, assolutamente. La cucina salernitana è una cucina che si basa sempre sulle grandi influenze della provincia, di una provincia molto vasta, quindi i piatti salernitani hanno sempre avuto questa influenza. La Milza invece è un piatto che viene fatto a San Matteo. Se fate un giro il 21 settembre, la settimana del 21 settembre, sentirete nel centro storico un odore fortissimo. La Milza viene fatta
veramente da tutti. Noi invece abbiamo provato ad inserirla nel menù 365 giorni all'anno, proprio perché è un piatto di tradizione salernitana. La realizzazione di questo piatto è della nonna di Gerardo, il mio socio, ed è un piatto che fa dall'inizio fino alla fine lei. Abbiamo provato anche a farla fare dagli altri, ai ragazzi, cuochi e tutto, però lei ci tiene tanto a farla e vi dico anche la verità che è l'unico piatto che se non fa lei e lo fa qualcun altro, anche se lei guarda il procedimento, quindi con lo stesso procedimento, non esce lo stesso. Quindi questo è un po' quello che di magico c'è la cucina, la manualità, dei gesti che vengono fatti e anche a volte ci sono la nonna di, questo è bello da raccontare, la nonna di Gerardo quando ti racconta le ricette non ti dà mai 30 grammi di questo, 50 grammi di questo, parla sempre ad occhio, per lei è tutto quello e questo è un qualcosa che veramente è unico perché lei ad occhio riesce a fare dei piatti assolutamente gustosissimi, tra cui la Milza che è un piatto poi stravenduto nostro e quindi anzi mando un bacio a nonna Maria. Come ultima domanda, ma non per importanza, a seconda dello stile e abbinamento dei vari piatti di Vicolo della Neve, quali sono i vini selezionati e preferiti per donare completezza ed integrità alle pietanze? Allora, su questo si apre un mondo veramente vasto. Come ti ho detto prima, diciamo il mio percorso è iniziato dal mondo del vino. Credo poco all'abbinamento, in che senso? Un abbinamento corretto sicuramente può esistere, un'indicazione di abbinamento, ma lascio molta libertà alla persona che viene a mangiare, perché anche il vino deve essere soprattutto un piacere e a volte forzare un abbinamento può risultare un po' troppo didattico e perdere quella magia che si può creare. Quindi sul vino noi abbiamo impostato una carta dei vini che sia sicuramente di territorio, ma aprendo lo sguardo a tutta la parte, a tutta l'Italia. Abbiamo anche un'aggiunta che noi gestiamo anche una vineria nel centro storico di Salerno dove ci sono più di 2000 referenze, quindi diamo la possibilità per chi voglia bere una bottiglia di vino di passare in enoteca a prezzo di enoteca, prendere la bottiglia di vino, portarla qui e berla tranquillamente. Quindi diamo un'importanza veramente alta al vino e diamo la possibilità anche di questa opzione. Un ringraziamento particolare a Fiorenzo Benvenuto che ci ha donato l'ospitalità e la sua disponibilità e il suo tempo che è denaro al giorno d'oggi per poter seguire questa intervista dai ragazzi della Facoltà di Scienze della Gastronomia Mediterranea dell'Università Federico II di Napoli. Io ringrazio a voi perché parlare con i ragazzi che hanno passione, come voi, che lo si legge negli occhi, voi non lo potete vedere ma io li vedo che stanno lì con gli occhi che ascoltano, è il futuro e per noi è necessario perché il cibo è passione prima di tutto.